Bentornati sul mio canale, mi chiamo Elena e sono appassionato con le handmade, soprattutto uncinetto. Prima di vedere il progetto di oggi vi ricordo di iscrivervi, che è completamente gratuito, semplicemente YouTube ci mette in contatto, così non vi perdete nessuna novità, tipo come questa. Oggi vi andrò a far vedere come si lavora dei polsini e tutto l'elenco che ho detto prima in costa, dietro, elastici, partendo più che altro da una base orizzontale, andremo a lavorare in verticale. Mi faccio aiutare da tutti questi marcapunti perché così la lezione viene spiegata passo a passo, molto meglio rispetto a tanti altri video progetti miei dove io la uso molto spesso. Bene, iniziamo subito. Come esempio prenderò un polsino e una maglia. Siamo arrivati al punto dove andiamo a concludere la manica, quindi non dobbiamo fare altro che alzarci per tutti i centimetri che ci servono, e direi che 2-3 sono più che sufficienti, quindi vado a fare semplicemente 4 e 5 catenelle, sono circa 2 centimetri. Adesso io devo andare a creare un polsino elastico. Come si fa? Rientro nella quarta catenella che ho fatto e vado a fare un punto basso, vado anche nella terza, punto basso, nella seconda, punto basso, e nella prima, quindi sto camminando sulla catenella che ho fatto per alzarmi. Adesso viene la parte tra virgolette più difficile. Entro qua dove c'è il marcapunto azzurro, prendo il filo e faccio una maglia bassissima e lo togliamo. Non ho finito perché per fare la seconda riga del polsino devo andare a fare un'altra camminata maglia bassissima, scusate, e vado dove c'è questo lila, quindi prendo il filo e faccio un'altra maglia bassissima, e sono 2, e tolgo il marcapunti. Ora sono pronta a iniziare la seconda riga. Come si fa a iniziare la seconda riga? Giriamo il lavoro nelle mani, vedete, e adesso c'è la seconda parte più difficile. Voi dovete 1 e 2 dovete saltare queste 2 maglie bassissime, non le dovete proprio considerare, quindi la prima che è quella di conclusione, la seconda è quella di apertura della nuova riga, quindi della seconda. Salto loro, quindi vado nella terza, prendo la costa dietro e vado a fare un punto basso, 1, 2, 3 e 4. Posso fare un punto catenella, come no, però sono arrivata al punto di girare ancora il lavoro. Questo punto catenella non lo considero, vado solo sui punti bassi, prendo la costa dietro e vado a fare i punti bassi dietro, e sono sempre 4 e sto tornando indietro. Vedete, sono i 4 punti bassi. Vediamo come si conclude. Dopo aver fatto questi 4 punti bassi in costa dietro, devo andare a concludere la riga, quindi devo camminare sul corpo della maglia. Facciamo finta che questa, come ho detto, è la manica, devo camminare sulla manica. Mi chiudo dove c'è il marcapunti viola con una maglia bassissima, lo tolgo che non mi serve. È normale che se qui è una manica o facciamo il bordo inferiore vi consiglio di metterli ancora i marcapunti finché non ci prendete la mano, però io ho concluso la riga, devo aprire la prossima riga, di conseguenza ne devo fare 2 di maglie bassissime. Entro, prendo il filo e lo passo direttamente, quindi sono 1 e 2. Con queste maglie bassissime noi non facciamo altro che camminare. Adesso ve lo faccio vedere. Noi con queste maglie bassissime così ci spostiamo da punto a punto, ci aiutano semplicemente per spostarci, quindi per camminare sul lavoro di base. Non sono punti da considerare in altezza, ok? In questo caso è lunghezza per un possibile polsino o per un possibile bordo inferiore. Giro il lavoro dopo aver fatto le mie 2 maglie bassissime. Come al solito le vado a ignorare, quindi sono
1 e 2 le salto, vado sempre nel terzo punto quando giro e faccio un punto basso e continuo su tutti i punti bassi. Se abbiamo fatto, che ne so, 20 punti bassi perché ho bisogno di un polsino molto particolare, ne facciamo 20 e qui l'ho concluso. Punto catenella e inizio la prossima riga girando semplicemente il lavoro. Girato il lavoro, l'avvio della riga è sempre uguale, salto il punto catenella, vado a lavorare solo sui punti bassi lavorando sempre in costa dietro. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se sì vedremo anche le varianti con la mesa maglia alta e con la maglia altissima. Vado a concludere la riga. Come facciamo? Concludiamo sempre sul prossimo marcapunti, quindi sul prossimo punto, maglia bassissima, devo spostarmi per iniziare la prossima, quindi maglia bassissima, 1 e 2, tolgo il marcapunti e ho concluso. Come ho detto poco fa, cercate di utilizzare i marcapunti finché non ci prendete la mano, poi vi rassicuro che è facilissimo. I 2 punti bassissimi li salto, vado a lavorare solo sui punti bassi, 1, 2, 3 e 4, punto catenella, giro il lavoro e continuo. Diciamo che un po' ci avete preso la mano, in conseguenza non ho necessità di fermarvi per farvi vedere anche questo passaggio. Bene, vado a concludere anche questa riga lavorando qua dove c'è il marcapunti con la maglia bassissima, tolgo e continuo semplicemente seguendo i punti di base. Ok, girate il lavoro, 1 2 salto e faccio. Vi faccio vedere un'altra per farvi vedere che è molto facile, insomma, da riconoscere i punti sulla base, soprattutto se si lavora con un cotone come questo che è molto ben ritorto. Ho pensato a questo video perché un po' di voi mi avete scritto che avete difficoltà perché il polsino è molto più largo della manica e non capite il perché. Il perché è che saltate i punti qui, nel senso, più che saltarli li aumentate, ecco. Bene, vedete? Vado qua, questo punto è lavorato perché se tirate un attimo si vede, quindi io devo andare nel prossimo, mi chiudo con una maglia bassissima, poi vado nel prossimo ancora per aprire con una maglia bassissima e si vedono, sono lavorati perché se tirate un po' si vede che siamo entrati. Eccolo concluso il mio esempio. Adesso vi do un po' di informazioni generali. Prima di tutto, se notate, i laterali sono quasi uguali, identici, nel senso, non è che noi con questo punto andiamo a restringere la base, assolutamente no, ma diamo la possibilità al nostro capo di abbigliamento col tempo che non si allarghi troppo. Se noi lasciassimo una maglia semplicemente conclusa con la maglia alta, con i lavaggi, con l'indosso, insomma con l'usura, a un certo punto la maglia alta diventerebbe tipo così, si aprirebbe un po' tutta, sarebbe molto più larga in fondo. Addirittura se noi iniziamo la maglia dal basso, quindi con le catenelle, c'è il rischio che non riusciamo a indossarla se la facciamo troppo fissa, perché diventa rigida siccome le catenelle tirano. Quindi questo è un metodo per avvio e conclusione dei progetti, perché è un punto lavorato in costa, vedete, elastico, ma torna nella forma iniziale. Quindi immaginatevi dei calzini senza il bordo superiore, a un certo punto con l'indosso stanno larghi, vi cadono. Questo qua invece torna in forma. Un cappellino con la falda molto larga e a un certo punto fate difficoltà a indossarlo perché vi sta troppo largo. Un punto come questo vi dà l'aiuto necessario per farlo tornare in forma. Perché no, dei polsini comunque è quel punto dove vi dà leggermente elasticità, ok? Pur utilizzando dei filati rigidi. Ho pensato a questo video
lezione, chiamiamolo così, perché io lo uso molto spesso nei miei video tutorial e a volte lo spiego velocemente perché mi sembra quasi naturale, però mi dimentico che ci sono tante amiche, tanti amici che si sono messi nel mondo dell'uncinetto da poco, messi nel senso perché c'è un gran casino di punti, di informazioni e a volte non sono chiare e a volte per non stare a parlare troppo magari affretto un po' le cose, ma mi scuso con loro, però cercherò magari certi passaggi quando voi me li fate notare. Anche una signora recentemente me l'ha fatto notare che aveva difficoltà, cioè risultava questo bordo molto più largo rispetto al lavoro di base, quindi praticamente lei chiudeva e apriva sempre con lo stesso punto, in pratica aveva 2 righe per punto di base, quindi è normale che sfarfallava un bel po'. Spero che vi sia utile, spero di avervi dato tutte le informazioni di cui avevate necessità e per qualsiasi cosa, chiarimento, mi raccomando scrivetemi. Io farò anche dei video progetti come questo piccolissimi dove vi vado a spiegare delle cose ben specifiche, però senza il vostro aiuto non posso sapere dove avete delle curiosità o delle mancate informazioni. Spero che vi piaccia come ho detto prima e io vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo video progetto.